Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Bupisen, Industria Farmaceutica Galenica Senese SRL. Ultimo aggiornamento. 23 luglio 2021. Cosa ha Bupisen? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Bupisen durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa ha Bupisen? Bupisen ha un farmaco a base del principio attivo bupivacaina cloridrato, appartenente alla categoria degli anestetici locali e nello specifico amidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Industria Farmaceutica Galenica Senese SRL. Bupisen può essere prescritto con ricetta RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Confezioni. Bupisen 2,5 mg/ml Soluz. Eniet. Siringa preriempita 10 ml. Bupisen 2,5 mg/ml Soluz. Eniet. Siringa preriempita 5 ml. Bupisen 5 mg/ml Soluz. Eniet. Siringa preriempita 10 ml. Bupisen 5 mg/ml Soluz. Eniet. Siringa preriempita 5 ml. Bupisen Eniet. 10 fiale 10 ml, 2,5 mg/ml. Bupisen Eniet. 10 fiale 10 ml, 5 mg/ml. Bupisen Eniet. 10 fiale 5 ml, 2,5 mg/ml. Bupisen Eniet. 10 fiale 5 ml, 5 mg/ml. Bupisen Eniet. 5 fiale 20 ml, 2,5 mg/ml. Bupisen Eniet. 5 fiale 20 ml, 5 mg/ml. Bupisen iperbarica 10 mg/ml. Soluzione iniettabile 1 fiala 2 ml. Bupisen iperbarica 5 mg/ml. Soluzione iniettabile 1 fiala 4 ml. Bupisen iperbarica 7,5 mg/ml. Soluzione iniettabile 1 fiala 3 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Industria Farmaceutica Galenica Senese SRL. Ricetta: RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Classe C. Principio attivo: bupivacaina cloridrato. Gruppo terapeutico: anestetici locali. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: Bupisen può essere utilizzato in ogni tipo di anestesia periferica. Infiltrazione locale, tronculare, loco regionale, blocco simpatico, blocco endovenoso retrogrado e blocco endoarterioso, limitatamente alla forma senza vasocostrittore, peridurale sacrale, spinale subarachnoidea. Bupisen ha quindi indicato in tutti gli interventi della chirurgia generale, ortopedica, oculistica, otorinolaringoiatrica, stomatologica, ostetrico-ginecologica, dermatologica, sia impiegata da sola che associata a narcosi. Posologia: Bupisen è solitamente usata in dosaggi minimi, variabili secondo le indicazioni, da 2-3 mg a 100-150 mg, come indicato a titolo orientativo nella tabella. Tipo di anestesia. Dosaggio Conc. mg/ml mg. Blocco trigemino 2,5 1 5 2 5 12 5 5 0 5 4 2 5 20. Blocco plesso brachiale 2,5 20 40 50 100 5 10 30 50 150. Blocco ganglio stellato 2,5 10 20 25 50.
blocco intercostale 2,5, 4, 8, 10, 20, 5, 3, 5, 15, 25. La dose A per ogni spazio intercostale peridurale 2,5, 30, 40, 75, 100, 5, 10, 20, 50, 100. Peridurale continua 2,5, 5. Si inizia con 10 ml, poi 3, 5, 8 ml ogni 4, 6 ore, a seconda dei segmenti da anestetizzare e dell'età del paziente. Blocco sacrale 2,5, 15, 40, 37, 5, 100, 5, 15, 20, 75, 100. Blocco splancnico 2,5, 10, 40, 25, 100. Blocco simpatico lombare 2,5, 10, 40, 25, 100. Blocco EV retrogrado 5, 15, 25, 75, 125. Blocco pelvico 5, 20, 30, 100, 150. Spinale subarachnoidea 10, 2, 20, 7,5, 2,6, 20, 5, 4, 20. Attenzione! Non contenendo eccipienti parasettici, le fiale e le siringhe vanno utilizzate per una sola somministrazione. Eventuali rimanenze andranno scartate. È consigliabile che il dosaggio massimo per un adulto e per singola somministrazione non superi i 150 mg, corrispondenti a 30 ml della soluzione da 5 mg/ml e a 60 ml della soluzione da 2,5 mg/ml. Più in generale, la dose di sicurezza che è bene non superare, sia negli adulti che nei bambini, è di 2 mg/kg per singola somministrazione. Nella terapia antalgica protratta si impiegano di solito dosi che vanno da 0,25 a 1 mg/kg di peso corporeo. La somministrazione può essere ripetuta 2-3 volte nelle 24 ore. NB. Quando si effettuano blocchi prolungati per somministrazione in voli successivi, deve essere considerato il rischio di raggiungere concentrazioni plasmatiche tossiche o di indurre danno neuronale a livello locale. La dose da somministrare deve essere calcolata basandosi sull'esperienza del medico e sulla conoscenza dello stato clinico del paziente. È necessario usare le dosi più basse che possano consentire di ottenere un'adeguata anestesia. Possono manifestarsi variazioni individuali relativamente ai tempi di inizio attività e durata. Nei bambini con peso corporeo elevato è spesso necessaria una graduale riduzione del dosaggio che deve basarsi sul peso corporeo ideale. Testi di riferimento devono essere consultati sia riguardo gli aspetti che influiscono sulle tecniche specifiche di blocco, sia riguardo le esigenze individuali del paziente. Il grado di diffusione dell'anestesia può essere difficilmente prevedibile, ma viene influenzato dal volume di farmaco somministrato, specialmente per quanto riguarda le soluzioni isobariche. Per prevenire una iniezione intravascolare accidentale, va effettuata una aspirazione prima e durante la somministrazione della dose principale, che deve essere iniettata lentamente o in dosi crescenti. Durante la procedura, controllare accuratamente le funzioni vitali del paziente e mantenere il contatto verbale. Nel caso in cui sia richiesta un'anestesia epidurale, si raccomanda di far precedere una dose test di 3-5 ml di bupivacaina con adrenalina. Un'iniezione intravascolare accidentale può essere riconosciuta da un aumento temporaneo della frequenza cardiaca. Un'iniezione intratecale accidentale si riconosce da segni di blocco spinale. Al primo segno di tossicità, interrompere immediatamente la somministrazione, vedere sezione 4-8 trattamento della tossicità sistemica acuta. Il peso specifico di Bupisen 2,5 mg/ml e 5 mg/ml è di 1,006 a 20 gradi e di 0,997 a 37 gradi. Occorre evitare qualsiasi sovradosaggio di anestetico e non somministrare mai 2 dosi massime di quest'ultimo senza che sia trascorso un intervallo di almeno 24 ore. È necessario comunque usare le dosi e le concentrazioni più basse che possano consentire di ottenere l'effetto desiderato. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, ad uno qualsiasi degli eccipienti o verso altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico, in particolare verso gli anestetici dello stesso gruppo, tipo amidico.
Il prodotto ha inoltre controindicato nell'anestesia intravenosa regionale, Bier Block, in quanto la perdita accidentale di bupivacaina nel circolo potrebbe provocare reazioni tossiche sistemiche acute. L'uso di bupivacaina 7,5 mg/ml ha controindicato nell'anestesia epidurale in ostetricia, vedere sezioni 4, 4 e 4, 6. Controindicazioni generali devono essere prese in considerazione in caso di anestesia intratecale. Malattie acute attive del sistema nervoso centrale, come meningite, tumori, poliomielite ed emorragie intracraniche, stenosi spinale e malattie attive della colonna vertebrale, per esempio spondilite, tubercolosi, tumore, o traumi recenti, per esempio fratture, setticemia, anemia perniciosa combinata con degenerazione subacuta del midollo spinale, infezione piogena della pelle nel sito di iniezione o nella zona circostante, shock cardiogeno o ipovolemico, disordini della coagulazione o trattamenti anticoagulanti in corso. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. La posologia totale deve essere corretta in relazione alle condizioni generali, all'età ed ai dati anamnestici di rilievo del paziente. Sono stati riportati casi di arresto cardiaco o morte A. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Bupivacaina deve essere usata con cautela nei pazienti in trattamento con altri anestetici locali o sostanze strutturalmente correlate agli anestetici locali di tipo amidico, ad esempio certi antiaritmici come l'idocaina. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Bupisen durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Bupisen durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Si ritiene che un gran numero di donne in gravidanza e in età fertile sia stato trattato con bupivacaina. Fino ad ora non sono stati riportati disturbi specifici vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Gli anestetici locali, oltre all'effetto anestetico diretto, possono avere un effetto molto lieve sulla funzione mentale e sulla coordinazione, anche in assenza di evidente tossicità del sistema nervoso centrale, e possono temporaneamente influire in modo negativo sulla locomozione e sul grado di vigilanza. Effetti indesiderati. Il profilo delle reazioni avverse di Bupisen è sovrapponibile a quello degli altri anestetici locali a lunga durata d'azione. Le reazioni avverse da farmaco sono difficilmente distinguibili dagli effetti fisiologici, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. L'iniezione intravascolare accidentale di anestetici locali può causare reazioni tossiche sistemiche immediate, a partire da qualche secondo ad alcuni minuti. In caso di sovradosaggio, la tossicità sistemica si manifesta più tardi, 15-60 minuti dopo l'iniezione, e ciò è dovuto ad un rallentato aumento delle concentrazioni ematiche di anestetico locale, vedere sezione 4, 8 a Euros tossicità sistemica acuta Euro-S e a Euros trattamento della tossicità sistemica acuta Euro-S. Bupisen iperbarica, nelle condizioni di uso raccomandate, è improbabile che promuova livelli ematici sufficientemente elevati da causare tossicità sistemica. Tuttavia, se altri anestetici locali vengono somministrati in concomitanza, gli effetti tossici sono additivi e possono causare tossicità sistemica, vedere sezione 4, 8 a Euros tossicità sistemica acuta Euro-S e a Euros trattamento della tossicità sistemica acuta Euro-S. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Anestetici locali di tipo amidico, bupivacaina. Codice ATC. N01BB01. Bupivacaina cloridrato ha un anestetico locale, di tipo amidico, a lunga durata d'azione. Bupivacaina somministrata per anestesia intratecale ha proprietà farmacocinetiche. Bupivacaina ha un pK di 8,2 e un coefficiente di ripartizione di 346, N-ottanolo-fosfato tampone a pH 7,425 a gradi. L'attività farmacologica dei metaboliti è inferiore a quella della bupivacaina.
Dati preclinici di sicurezza in base agli studi farmacologici convenzionali di tollerabilità, di tossicità per dosi singole e ripetute, di tossicità riproduttiva, di potenziale mutageno e di tossicità locale, non si sono evidenziati rischi. Elenco degli eccipienti: Bupisen 2,5 mg/ml soluzione iniettabile e Bupisen 5 mg/ml soluzione iniettabile. Sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili. Bupisen 5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica, Bupisen 7,5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica, Bupisen. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Bupisen a base di bupivacaina cloridrato sono bupicain, bupivacaina angelini, bupivacaina aurobindo, bupivacaina cloridrato salf, bupivacaina fisiofarma, bupivacaina recordati, marcaina. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.